Nel palmo della tua mano, 137 miliardi di particelle fantasma stanno nascendo e morendo ora. E questo finto vuoto quantistico nasconde un'energia capace di lacerare l'universo intero. Non le vedi, non le senti, attraversano le tue dita in una coreografia furiosa. Pensi che lo spazio intorno a te sia privo di materia. È un'illusione. Ma per capire cosa riempie davvero il nulla, dobbiamo prima provare a spegnerlo del tutto. Vogliamo creare il nulla assoluto. Prendi una scatola di titanio, pompi fuori ogni singola molecola di ossigeno e azoto. Un vuoto perfetto? Falso. Le pareti irradiano ancora fotoni. Particelle di luce e calore rimbalzano all'interno. Allora la sigilliamo in un frigorifero cosmico. Scendiamo a meno 273,15 gradi Celsius. Lo zero assoluto. Il buio totale. Il freddo perfetto. Ora non c'è più nulla a parte il silenzio. Inseriamo un sensore per misurare questa assenza totale di energia. Il display non segna zero. Il sensore rileva una vibrazione furiosa, un rumore di fondo ineliminabile. Il dettaglio strano è proprio questo rumore e la sua origine si nasconde nel prossimo passaggio, dentro di te. Fermati un attimo. Guarda le tue mani. Zoomiamo attraverso la pelle, superiamo i tessuti fino a isolare un singolo atomo di carbonio. Ti hanno insegnato che è un piccolo sistema solare, un nucleo centrale denso, elettroni lontanissimi. Tra loro, spazio vuoto. Se il nucleo fosse una mela sul tavolo della tua cucina, gli elettroni sarebbero moscerini ai confini della città. 99,9 periodico per cento di puro nulla. Ma avviciniamo la telecamera a questo abisso microscopico. Non è nero. Non è uno spazio inerte. La struttura stessa dello spazio pulsa. Ma per capire se questa vibrazione è un difetto della materia, dobbiamo spostarci dove la materia non esiste. Viaggiamo nello spazio intergalattico, a 3 milioni di anni luce dalla galassia più vicina. Un palcoscenico buio e ghiacciato. Qui la gravità è un sussurro microscopico. La luce, un'eco quasi estinta. È il luogo misurabile più vuoto del cosmo. Eppure, i nostri strumenti registrano una tensione latente, un sapore elettrico inestinguibile. La fisica quantistica lo impone. Il nulla assoluto è illegale. È letteralmente vietato dalle equazioni fondamentali dell'universo. Ma come fa a sopravvivere un'energia dove abbiamo sottratto ogni singola particella fisica? La risposta si trova in un limite matematico invalicabile. Pensa a un autovelox quantistico. Se scatta la foto, cattura la posizione esatta della tua auto, ma perde ogni dato sulla sua velocità. Misuri la traiettoria totale. Perdi la coordinata esatta del millisecondo. È il principio di indeterminazione di Heisenberg. Non puoi mai fissare contemporaneamente due proprietà assolute. E questo condanna il vuoto. Se l'energia dello spazio fosse zero, in modo costante e perfetto, avremmo due certezze. L'energia esatta, zero, e il tempo esatto, sempre. La natura vieta questa precisione. L'energia del vuoto non può ancorarsi allo zero. È obbligata a fluttuare, a oscillare furiosamente per compensare l'incertezza. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto vedremo come queste fluttuazioni matematiche si trasformano in un oceano ribollente di materia vera, capace di schiacciare il metallo. Ecco cosa succede davvero nel vuoto della tua stanza. L'energia fluttua, si condensa e crea materia dal nulla. Da un istante all'altro nascono due particelle, un elettrone e il suo gemello di antimateria, il positrone. Nascono insieme. Si separano per una frazione infinitesimale di secondo. E poi si scontrano, annichilendosi a vicenda e tornando ad essere pura energia. È come chiedere un prestito in banca. L'universo ti dà 1 milione di euro di energia. Tu crei la materia, ma devi restituire il debito così in fretta che la banca non fa in tempo a registrare la transazione. Queste sono le particelle virtuali. Ma per capire la scala reale di questo fenomeno, dobbiamo moltiplicarlo. Fermati.
Immagina questo processo moltiplicato per miliardi di volte, in ogni millimetro cubo di spazio. Il vuoto non è un palcoscenico vuoto, è un oceano in tempesta. È una zuppa frenetica, una schiuma quantistica dove la materia ribolle continuamente. Nasce, muore, nasce, muore. Tutto questo accade dentro di te, tra gli atomi del tuo cuore, del tuo cervello, dello schermo che stai guardando. Non c'è un solo punto dell'universo che sia veramente quieto. È una certezza incerta, un caos ordinato che sostiene l'impalcatura del cosmo. Eppure, un conto è l'equazione, un conto è la realtà tangibile. Tutto questo sembra solo una teoria matematica astratta, vero? Un trucco delle equazioni per far tornare i conti sulla carta. Nessuno può vedere queste particelle, vivono troppo poco. Ma c'è un problema enorme. Se questo oceano ribollente esiste davvero, se le particelle virtuali stanno nascendo ovunque, allora devono avere un peso, devono esercitare una forza fisica, devono poter spingere oggetti reali. Ma come fai a misurare la spinta del nulla? La risposta è nascosta nel prossimo strato, la pressione. Nel 1948, il fisico olandese Hendrik Casimir propose un esperimento folle. Prendi 2 lastre di metallo perfette, lisce come specchi. Mettile nel vuoto assoluto, vicinissime tra loro, a una distanza pari a un capello diviso 1000. Cosa succede? Pensa a 2 navi vicine in un mare in tempesta. Le onde lunghe non riescono a passare tra le 2 navi, ci passano solo quelle corte. All'esterno, le onde grandi sbattono contro gli scafi. Risultato: le navi vengono spinte l'una contro l'altra. Nel nostro esperimento, le onde quantistiche del vuoto fanno esattamente la stessa cosa. Le particelle virtuali esterne spingono le lastre, schiacciandole, e l'esperimento funziona. Le lastre si attraggono. Il nulla ha una forza meccanica. Il vuoto pieno spinge. Ma questa forza non si ferma al laboratorio. Fermati a pensarci. Questa non è astrazione, è ingegneria. Quando costruiamo microchip o nanomacchine, gli ingegneri devono calcolare la forza del vuoto, altrimenti i componenti minuscoli si incollerebbero tra loro a causa dell'effetto Casimir. L'energia del nulla è un ostacolo reale nella tecnologia di oggi. Ma se l'energia del vuoto è così potente a livello microscopico, cosa succede se calcoliamo l'energia di tutto il vuoto dell'intero universo? Se stai ancora guardando, è perché una parte di te voleva sapere fin dove si spinge la tana del bianconiglio. E credimi, stiamo per toccare il fondo. Nel prossimo atto, questo dettaglio smette di essere un dettaglio. I fisici teorici hanno provato a calcolare l'energia contenuta nel vuoto. Hanno preso la matematica della meccanica quantistica e hanno fatto i conti. Il risultato? Un disastro su scala cosmologica. Il numero ottenuto era 10 elevato alla 120 volte superiore a quello misurato dagli astronomi. È l'errore matematico più imbarazzante di tutta la storia della scienza. Per farti capire la scala, è come cercare di calcolare il peso di una singola mela e le tue equazioni ti dicono che pesa esattamente quanto l'intero pianeta Terra. C'è un abisso incolmabile. O le nostre teorie quantistiche sono rotte, oppure c'è una forza nell'universo che cancella quasi perfettamente questa energia mostruosa, lasciandone solo una frazione invisibile. Ma per capire cosa fa quella frazione residua, dobbiamo guardare la mappa intera. Quella frazione residua di energia ha un nome preciso: energia oscura. L'universo non sta solo diventando più grande, sta accelerando. Le galassie scappano l'una dall'altra a velocità sempre maggiori. Il motivo? Lo spazio vuoto stesso, saturato da quelle particelle virtuali che abbiamo già visto, genera una pressione repulsiva. Più l'universo si espande, più spazio vuoto viene creato. Più spazio vuoto c'è, più questa pressione spinge. È una reazione a catena inarrestabile. Il vuoto sta letteralmente strappando a pezzi il tessuto del cosmo. Una forza distruttiva fatta di nulla. Ma c'è una struttura che non si piega facilmente a questa spinta. Il vuoto quantistico
non fa a pezzi solo le galassie. Attacca anche i mostri più densi dell'universo, i buchi neri. Nel 1974 Stephen Hawking ebbe un'intuizione. Cosa succede se una coppia di particelle virtuali nasce esattamente sull'orizzonte degli eventi? Immagina due ballerini sul bordo di un precipizio. Prima che possano riunirsi per annichilirsi, la gravità estrema inghiotte uno dei due. L'altro, il gemello sopravvissuto, scappa via nello spazio. Ora è diventato una particella reale. Ma l'energia per renderlo reale deve venire da qualche parte. Da dove? Dal buco nero stesso. Il nulla sta letteralmente rubando massa al colosso gravitazionale, un singolo atomo alla volta. E le conseguenze di questo furto continuo sono irreversibili. Cade sempre, nel buio senza fine. Mentre la particella gemella scappa, il buco nero perde massa, rimpicciolisce. È la radiazione di Hawking. Ci vorranno trilioni di anni, un lasso di tempo che la mente umana non può concettualizzare. Ma alla fine, anche il buco nero più massiccio evaporerà completamente, consumato dall'attrito inesauribile del vuoto quantistico. Il nulla è la forza più paziente che esista, e alla fine vince lui. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto scoprirai il legame tra questo vuoto inesorabile, l'esplosione del Big Bang e l'esistenza stessa della materia che ci compone. Se il vuoto possiede la forza di strappare materia ai buchi neri, ha anche il potere di generarla. I cosmologi oggi non descrivono il Big Bang come un'esplosione nel vuoto, ma come un'esplosione del vuoto. Una singola, microscopica fluttuazione quantistica. Invece di annichilirsi, ha subito una dilatazione istantanea, espandendosi fino a formare lo spazio-tempo. L'idrogeno, le stelle, le centinaia di miliardi di galassie, tu stesso. Tutto questo è un prestito di energia dal nulla. Se calcoli matematicamente l'energia positiva di tutta la materia e sottrai l'energia negativa della gravità cosmica, il risultato netto è esattamente zero. L'universo è la geometria che il nulla usa per esprimersi. Ma come fa una struttura di energia totale pari a zero a sembrare così inesorabilmente solida? Il meccanismo si nasconde nel prossimo strato. Fermati un attimo. Guarda le tue mani. Dal punto di vista fisico, come abbiamo visto, il vuoto sterile non esiste. Le particelle emergono e collassano, esercitano pressione sui metalli e prosciugano i giganti cosmici. Sono misurazioni impresse nei log dei nostri rilevatori. Questo sposta il problema sul piano filosofico. Cosa significa esistere se la base della materia è una turbolenza casuale? La realtà non è un'illusione ottica. La tastiera sotto le tue dita, le fondamenta del tuo palazzo, sono tangibili grazie a vincoli termodinamici rigorosi. Eppure, questa solidità titanica poggia su un oceano che ribolle di probabilità instabili. Il nulla assoluto non è l'assenza di dati, è il serbatoio infinito di ogni configurazione possibile. E questo ci porta alla conseguenza più intima di tutto il viaggio. Ogni singola cellula della tua pelle è attraversata, in questo esatto millisecondo, da quella tempesta. Il 99,9% del tuo volume è spazio vuoto. Eppure, quel vuoto non è un buco nero di assenza, è un'impalcatura silenziosa. Tu sei qui, sostenuto dall'energia del nulla. Non cammini semplicemente attraverso il cosmo. Tu sei un'estensione del cosmo stesso. Io sono Renderium. E questo era il battito del vuoto. Il viaggio non si ferma. L'abisso possiede ancora architetture matematiche che aspettano solo di essere illuminate. Se credi che questa complessità debba emergere in superficie, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è un fotone sparato nel buio, un modo per strappare frammenti di verità al rumore di fondo. Aiutami a rendere visibile l'invisibile.